Ciao, vediamo insieme come manipolare testo e immagine con una tecnica di Photoshop che ci permette di creare un risultato assolutamente originale e performante da utilizzare per le nostre grafiche personalizzate. Importiamo nella nostra area di lavoro un'immagine, magari un PNG già privato dello sfondo, quindi un'immagine con trasparenza, oppure un'immagine che ha uno sfondo da cui dobbiamo eventualmente selezionare l'oggetto principale, quello sul quale vogliamo applicare l'effetto, scontornarlo, quindi selezionarlo, isolare la selezione ed eliminare tutto il resto. Ti lascerò in descrizione il PSD di questo file che stiamo lavorando per questo tutorial, in modo che tu possa eventualmente esercitarci e o valutare l'efficacia dell'effetto. La prima cosa da fare è duplicare il livello di sfondo in modo da avere il livello originale sempre protetto. Quindi andiamo a selezionare dalla palette livelli il livello di sfondo originale e andiamolo a trascinare verso l'iconcina in basso nella palette livelli, aggiungi nuovo livello. Oppure avremmo potuto selezionare il livello di sfondo iniziale e dal menu livello nella parte superiore avremmo cliccato su nuovo livello. Ora attiviamo le guide in modo da poter generare dei righelli. Se non sono attivate clicchiamo sul menu visualizza righelli, dopodiché con il mouse ci spostiamo sul righello superiore e trasciniamo con il tasto sinistro una guida verso l'inizio dell'immagine, quindi dalla parte superiore. Poi andiamo sul righello di sinistra e trasciniamo una guida verso la parte iniziale sinistra dell'immagine e così per tutti e quattro i lati. Ora ci spostiamo nella parte più alta dell'area vuota, selezioniamo lo strumento testo, assicuriamoci che il colore primario che possiamo selezionare nella parte bassa della palette strumenti sia nero, andiamo a scegliere un font che sia molto ben marcato e visibile, possibilmente senza grazie, ma questo dipende sempre da quelle che sono le nostre esigenze nel caso specifico. In questo caso andremo a utilizzare Open Sans famiglia Extra Bold, andiamo quindi a digitare la nostra parola. Confermiamo dal pannellino dinamico, possiamo selezionare la parola dal crocino che si trova in uno dei quattro angoli e andare a ridimensionare trascinando con il click del mouse la parola in modo da renderla appunto ridimensionata in modo proporzionale. Facciamo coincidere la larghezza del testo con lo spazio che va dalla guida di sinistra alla guida di destra. In questo modo. Ora diamo l'ok. Assicuriamoci chiaramente dal pannello livelli che il livello del testo sia il primo in alto. A questo punto andiamo a fare una copia. Possiamo utilizzare lo stesso metodo utilizzato all'inizio. Trasciniamo il livello del testo in basso, sull'iconcina crea nuovo livello. Andiamo a nascondere il livello copia, selezioniamo il livello testo originale e con il tasto destro sul livello andiamo a cliccare su Converti in forma. Da questo momento in poi non è più editabile come testo, ma è diventata appunto una forma. Ora andiamo a posizionare la forma sulla parte dell'immagine dove vogliamo applicare appunto l'effetto. Per una resa ottimale di questo effetto è caldamente consigliato posizionare il testo in una parte iniziale o conclusiva dell'immagine, possibilmente la parte superiore o inferiore. Se invece avessimo avuto un'immagine che si estendeva in orizzontale, avremmo potuto inserirla anche in mezzo. Ora andiamo a selezionare di nuovo una guida dai righelli e la posizioniamo proprio al centro dell'immagine. Ci accorgiamo che siamo arrivati al centro dell'immagine perché il movimento del mouse subisce uno stacco. Andiamo ora a selezionare il livello forma e subito dopo con il mouse uno dei crocini che sta agli angoli della forma. Poi col tasto destro all'interno della forma facciamo un clic e andiamo a selezionare l'opzione altera. L'opzione altera ci permette di deformare la nostra forma in modo da farla coincidere con l'immagine sottostante. Ad esempio, ci basterà spostare nello spazio questi vari tondini che vanno a delimitare la forma e che ne consentono la distorsione, oppure possiamo andare a muovere le maglie interne di questa griglia della forma per spostare anche le parti più centrali. Andiamo per gradi. Mi sposto sul tondino in basso a destra e lo trascino con il mouse verso quest'angolo dove coincide appunto la fine della metà superiore dell'immagine. La stessa cosa vado a fare con il cerchietto a sinistra in basso della lettera E. Lo trascino verso l'inizio della metà dell'immagine. Con la combinazione di tasti Alt più scroll del mouse posso andare a fare uno zoom veloce in modo da posizionare in modo più preciso il tondino che corrisponde all'angolo sinistro basso della lettera E. Stessa cosa posso fare anche sul lato speculare, quindi sull'angolo basso dell'altra lettera vado a selezionare il tondino e lo posiziono proprio precisamente sulla fine della metà destra dell'immagine. Di nuovo sempre con la combinazione Alt Scroll in avanti o Alt Scroll indietro per zoomare in avanti o indietro. Mi sposto ora sulla parte più alta del testo. Chiaramente se vado a spostare il tondino in alto a sinistra della lettera E verso il basso, avrò una distorsione che non posso più controllare. Quindi dovrò spostare prima le parti centrali. Come vedete si attivano anche le maniglie che mi permettono di spostare gradualmente la lettera. Ora vado a spostare anche la parte più interna, vedete non mi muovo soltanto attraverso i tondini ma anche attraverso le parti interne e di nuovo con le maniglie di regolazione vado ad affinare
la posizione per farla coincidere con gli estremi dell'immagine, in questo caso del pianeta Terra. Faccio lo stesso lavoro anche dall'altro lato. Posto consecutivamente tondino, maniglia direzionale e parte più centrale della lettera. È un lavoro molto manuale, ma il fatto di vederlo live ci aiuta a capire se stiamo agendo nel giusto. Ecco, diciamo di essere stati abbastanza precisi a far coincidere la lettera all'inizio e alla fine dell'immagine nella parte superiore, sinistra e destra, deformandolo in modo da creare questa distorsione circolare. Ora dal pannellino dinamico nella parte alta confermiamo la nostra trasformazione. Ora con la combinazione di tasti CTRL o Command più clic sull'iconcina del livello della scritta deformata andiamo a creare questa selezione. Ricordiamo che la scritta in questo caso è diventata una forma, quindi non è più editabile. Ora che abbiamo attivato la nostra selezione andiamo nel livello appena più in basso, lo selezioniamo e ci spostiamo nella parte bassa dove andiamo a generare una maschera di livello cliccando su questa icona. Automaticamente la selezione è andata a popolare la maschera di livello del livello sottostante. Ora, se nascondiamo il livello base e nascondiamo anche il livello della forma da cui abbiamo generato la selezione, avremo questo risultato in corso d'opera, cioè l'immagine iniziale è popolata solo all'interno della selezione, quindi solo all'interno della scritta. Ora, come facciamo per mostrare nuovamente tutto il resto dell'immagine, quindi tutto il resto dell'immagine della Terra, ovviamente partendo dalla fine del testo a scendere, quindi verso il basso, lasciando quindi inalterata la parte di testo. Ora presentiamo due opzioni. Con il pennello bianco andiamo a mostrare le parti dell'immagine che in questo momento non sono visibili perché sono semplicemente mascherate dal testo. Con il pennello nero, contrariamente, andiamo invece a nascondere ulteriormente parti dell'immagine originale, quella appunto associata alla maschera. Attiviamo quindi lo strumento pennello dalla palette strumenti, assicuriamoci perciò che il colore in primo piano dalla parte bassa della palette strumenti sia il bianco, questo ci permette appunto di mostrare anziché di nascondere, e dal pannellino dinamico che si trova nella parte alta assicuriamoci che l'opacità sia al 100%, il flusso al 100% e un'uniformità al 10 che è un livello standard di uniformità dell'azione del pennello lungo la tavola di lavoro, abbastanza accettabile. Ora col tasto destro ci spostiamo nella parte centrale dell'immagine, andiamo a configurare una dimensione del pennello abbastanza grande che potrebbe essere questa e una tipologia tondo morbido, facciamo un clic all'esterno. Ci spostiamo nella parte bassa dell'immagine tra la guida finale e la guida di mezzo e con il clic del mouse premuto andiamo sostanzialmente a mostrare colorando la parte di immagine finora nascosta in questo modo. Ora ci resta da colorare ancora questa porzione curva per la quale andremo a diminuire la dimensione del pennello. Sono andato a disegnare prima, diciamo così, il confine tra il testo e il resto dell'immagine, in modo da poter colorare il resto con maggiore velocità, per evitare appunto errori di sovrapposizione dell'immagine sullo spazio dedicato invece a ospitare il testo. Ed ecco qui il nostro effetto. Con una combinazione di tasti CTRL o Command H andiamo a nascondere le guide, in modo da vedere l'immagine integrale senza nessun elemento aggiuntivo. Questa immagine può essere esportata come PNG, in modo da poter mantenere la trasparenza dello sfondo, oppure possiamo applicare uno sfondo al di sotto di questa immagine, che può essere un livello colore. Possiamo andare a generare un livello sfondo semplicemente aggiungendo un nuovo livello partendo dal basso, e con lo strumento secchiello possiamo andare ad associare un colore che possiamo scegliere dalla tavolozza dei colori o attivando un colore primario diverso. Oppure possiamo importare all'interno di quest'area di lavoro un'altra immagine, posizionarla chiaramente sempre al di sotto del livello copia con maschera, in modo da creare uno sfondo artificiale. Possiamo poi andare a esportare, appunto come dicevamo, l'immagine in formato PNG da file, esporta e salva per web, se l'immagine è destinata ad un uso, diciamo così, web. Diminuiamo lo zoom in modo da vedere l'immagine nella sua interezza. Selezioniamo qui il formato PNG24 e andiamo a salvare. Possiamo anche ovviamente diminuire le dimensioni dell'immagine, e anzi è altamente consigliato, dato che se salviamo un formato del genere PNG24 con queste dimensioni 3048 pixel x 3048 pixel avremo un peso dell'immagine estremamente elevato. Se la destinazione è il web è consigliabile, molto consigliabile, andare a diminuire il peso. Chiaramente dipendono molto quali sono le nostre esigenze rispetto all'obiettivo finale. E clicchiamo su salva. Se ti è piaciuto questo video, non perderti nessun altro video di Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video.
searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of